Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, con il video di oggi andiamo a vedere se la relazione che avete con una persona di vostro interesse è una relazione predestinata oppure no. La relazione non deve essere necessariamente di tipo romantico, può essere la relazione che avete con il vostro collega, con vostro padre, il fratello, la sorella, con chi volete. Una relazione di tipo affettivo, non necessariamente romantico. Abbiamo tre opzioni, la prima è il mazzo verde, la seconda è il mazzo con i fiori e la terza è il mazzo nero. Bene, ci vediamo nella vostra lettura. Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo 1. Andiamo a vedere se la relazione che avete con la persona che avete in mente è effettivamente predestinata, cioè se dovete risolvere qualche cosa insieme. Vi ricordo ragazzi che sono letture collettive, è facile che non risuoni tutto, potete ascoltare una delle altre due letture se in questa non c'è niente che vi risuoni. Per contattarmi trovate qui la mail, la trovate anche sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il link per la pagina web, il link per il seminario di approfondimento tarocchi e karma e i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok. 4 di spade ragazzi, imperatrice, la torre. Abbiamo un 5 di coppe, un 2 di coppe, un 5 di spade, tre di coppe, 2 di bastoni e la carta della stella. Carte direi impegnative, più che tutto perché c'è questa torre girata al contrario. Andiamo a vederle. Allora, partiamo da questo 4 di spade che è spiegato da un 9 di spade e da un 8 di bastoni. Andiamo a vedere anche l'imperatrice. Cinque di spade e asso di coppe. Sembra che in questa relazione allora potrebbero esserci come dei problemi di comunicazione. Ho la sensazione che sì, ci sia qualche tema da risolvere dovuto a questioni di vite passate. Diciamo che con questa imperatrice l'idea è che non si sia riusciti a creare qualche cosa insieme. Andiamo a vedere la torre. Abbiamo un 6 di pentacoli e un 4 di bastoni. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo la regina di denari e un cavaliere di coppe. Potrebbe anche esserci un tema legato alla materialità, ai soldi, al denaro, a quello che sono, diciamo, quello che si appunto crea insieme, quello che si costruisce insieme.
Ora dipende sempre dal tipo di relazione che avete in questa vita con questa persona, potrebbe essere effettivamente un o una partner o potrebbe essere qualche familiare. In una vita passata sicuramente lo è stato. Considerata l'imperatrice, potrebbe essere stata questa persona, questa anima, vostra madre o voi essere stati la madre di questa persona. Rinnovo i problemi di comunicazione, i problemi di comprensione, i problemi nel senso che credo che potrebbero esserci stati anche temi di controllo dove c'è bisogno di ripristinare un certo equilibrio. Devo dire che ho come la sensazione che si faccia fatica ad uscire da una certa situazione economica. Potrebbero essere dei debiti, magari per una casa, magari non sono neanche debiti vostri, sono debiti di qualcun altro che non vi permettono di vivere la vita in modo sereno. Andiamo a vedere il due di coppe. Diavolo. 9 di bastoni e sole. Allora, sì, effettivamente potrebbe essere una relazione di coppia, considerato il 2 di coppe. Cioè, come se in questa vita vi foste incontrati come una relazione di coppia. Non necessariamente, potreste anche essere fratelli, vi dico, con questa persona. Il punto qui è che, come vi dicevo, c'è da, secondo me, imparare a parlare, non perché non sappiate l'italiano, ma perché è come se doveste imparare a dire qual è la vostra vera volontà, a esprimerla, senza paura di essere rifiutati, di essere respinti. Perché secondo me quello che siete venuti a fare con quest'anima in questa terra, il motivo per cui vi siete incontrati è proprio imparare l'equilibrio, imparare a dare tanto e a ricevere tanto e soprattutto, considerato anche il 9 di bastoni, a mettere i paletti. Cioè, se vedete che la cosa è a senso unico, iniziare a smettere di dare così tanto e iniziare ad aspettare di ricevere. E viceversa, se siete persone che ricevete tanto è ora di prendersi la responsabilità della vostra vita, delle vostre scelte, dei vostri desideri e iniziare magari a essere anche un po' più sensibili a chi vi sta intorno. Andiamo a vedere adesso questo 5 di spade. Abbiamo un re di spade e la carta del matto, ragazzi. Mm. Di nuovo qui la carta del re di spade mi parla di regole, mi parla di come mettere le cose in chiaro, sempre questa comunicazione che arriva. Io credo che qualcuno dei due abbia lasciato una situazione o la relazione senza dare troppe spiegazioni. Ed è per quello che, perché 5 di spade ne avete due. Queste sono le lotte dell'ego. Avete anche il diavolo, che è l'ego, avete la torre, che è la caduta dell'ego. Quindi, secondo me, ci sono come come una sorta di empatia qui da dover sviluppare. Magari nei confronti degli altri, ma magari anche nei confronti di voi stessi, cioè smettere di essere magari accondiscendenti e di dire no, arrivo fino qui. Di qui in avanti c'è bisogno di ritrovare un equilibrio, di ritrovare una stabilità. Potreste anche avere con questa persona una stabilità economica, soprattutto se è una questione di coppia. Potrebbero esserci dei temi legati ad una casa, non lo so, se anche in questa vita, come vi dicevo prima, è un familiare, quindi un fratello o un genitore, potreste ancora magari vivere con questa persona. Però è come se doveste imparare a mettere degli stop. Io sento che il vostro legame è un po' per insegnarvi l'amor proprio, ma anche l'amore per gli altri. Tenete ben presente che è una legge che vale per i guaritori, ma vale un po' per tutti. Ai guaritori si dice che, diciamo, non si può guarire qualche cosa in qualcun altro
se prima non lo abbiamo guarito in noi stessi. Io non posso insegnare l'amor proprio se io stessa non ho amor proprio nei miei riguardi, perché non sapendo come manifestarlo in me è impossibile che io possa aiutare gli altri a manifestare il loro amor proprio. Ed è un po' la stessa cosa. Se voi volete mettere dei paletti nei confronti degli altri, prima dovete imparare a mettere i paletti voi a voi stessi. Cioè, mi limito, mi controllo. Il re di spade è il controllo. Mi controllo nell'avere, per esempio, questa tendenza a continuamente dare per paura di essere rifiutato. Ok, questo è l'ego che ha paura di essere rifiutato, che ci fa vivere nella divisione e che normalmente è un po' l'essere umano che ha bisogno di questo senso di appartenenza, no? Però non succede niente se non siamo sempre d'accordo con l'altra persona, però l'importante è rispettare noi stessi. Se io non ho voglia di fare una cosa, mi ascolto e non la faccio, invece di dire sì, la faccio solo perché so che l'altro magari se lo aspetta, perché se no l'altro si arrabbierebbe o via dicendo. Andiamo a vedere 3 di coppe. 4 di pentacoli e 7 di bastoni. Poi abbiamo un 2 di bastoni e la stella, andiamoli a vedere. Giustizia, una carta per la stella e 3 di pentacoli. Di nuovo viene fuori la giustizia, come se proprio avessi bisogno di imparare a mettere un equilibrio, a fare le cose in modo giusto, in modo equo. Sì, vi dirò, questa relazione vi serve per imparare ad essere più empatici. Prima di tutto nei confronti di voi stessi, cioè se sento che qualche cosa non va, mi do spazio e ne parlo. Vedo il mio bisogno, vedo il mio disagio e lo manifesto, lo comunico, lo porto fuori, no? In modo da riuscire a mettere questi paletti del 9 di bastoni e del 7 di bastoni. Il 7 di bastoni è la carta della lotta solitaria, è qualcuno che tiene in qualche modo lontano gli altri, le distrazioni. Quindi ragazzi, secondo me è effettivamente una relazione che è predestinata a farvi amare di più, a farvi diventare più sensibili e soprattutto come se avesse la possibilità in questo frangente di lavorare il vostro quinto chakra, la vostra comunicazione, che non è il parlare sempre di cose superficiali, ma è il iniziare a esprimere quello che veramente provate, quello che veramente sentite, quello che avete bisogno di buttare fuori, chi veramente siete. Buttate giù la maschera dell'ego. Andiamo a vedere qualche oracolo. Allora, carta numero 34, un aiuto. Io credo che ci sia qualche cosa legata alla maternità con quest'anima con cui vi state relazionando o alla quale state pensando. Perché questa carta è la numero 34 e dice un aiuto, però tecnicamente parla di chiedere aiuto alla mamma. Vedete che c'è questo orsacchiottino che sale sulla spalla, sulla schiena della mamma, no? Come per appoggiarsi a lei. Fatemi sapere, ragazzi, se effettivamente ha a che fare con qualche vostro familiare. Io sento più che la relazione madre-figlio poteva essere in una vita passata, cioè il motivo per il quale, diciamo così, l'ultimo legame che avete avuto con questa anima è il motivo per il quale vi siete rincontrati in questa vita. Io sento che è come se aveste bisogno di
come vi posso dire, essendo più onesti con voi stessi prima di tutto, ma anche con gli altri, esprimendo quelle che sono le vostre volontà, la vostra verità, anche i vostri disagi, è un po' come, e anche i vostri limiti, ok? Le vostre barriere, il dire basta, qua non ce la faccio più, è come se creasse una maggior struttura nella relazione, ok? Vi dà poi la possibilità di sperare ancora. Secondo me il compito di questa relazione è insegnarvi a fare le cose in equilibrio, non sempre a cedere, ok? Perché avete paura magari di essere rifiutati o perché pensate che se no le cose non andrebbero bene, cioè sperimentate vari lati della relazione. Allora, fino adesso mi sono comportata così ed è andata così, vediamo se cambio comportamento, che cosa di buono può arrivare, come può migliorare la relazione. Andiamo a vedere ancora una fatina. Quiete. È come se vi rassicurassero di star tranquilli. È come se... Non lo so, da un lato mi viene da dire che questa persona probabilmente vi dà quiete, vi aiuta, è un po' l'energia della mamma, o potreste essere voi l'energia della mamma nei confronti di questa persona, però è come se il legame in sé, una volta equilibrato, possa veramente dare nuovi punti d'arrivo, nuovi obiettivi, è come se si andasse al passo successivo. Guardate, vi voglio ancora dare una di queste che sono una potenziale lato d'ombra della relazione, giusto perché così avete come dire, uno spunto su cui lavorare. Blocco, arroganza e vulnerabilità. Quando uno si sente vulnerabile tende per difendersi a diventare arrogante. Il blocco qua, secondo me, ce l'avete nel quinto chakra, che è quello della comunicazione, dell'espressione personale. Fatemi sapere ragazzi se vi risuona la lettura, spero comunque di avervi dato spunti di riflessione interessanti, potete scrivere nei commenti quello che ne pensate. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi e condividete il video perché per me è un aiuto prezioso e nel caso vogliate fare un percorso di crescita basato sulle credenze limitanti con me, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. La stessa cosa la potete fare da soli anche seguendo la sezione degli abbonati. Lì ci sono 4 playlist. Sono state create come se fossero un percorso formativo, quindi ci sono vari temi. Le prime 2 playlist sono di metafisica, beh anche la terza in realtà. Diciamo che la terza è più focalizzata sul lavoro per ogni singolo chakra, sul lavoro delle credenze limitanti e via dicendo. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti al secondo gruppo, andiamo a vedere con i tarocchi se la relazione a cui voi state pensando è predestinata, per cui diciamo avete incontrato quest'anima per risolvere qualche cosa. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio potete ascoltare una delle altre 2 letture. Per le consulenze personali trovate la mail sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione c'è anche il link per la pagina web, il link per il seminario di approfondimento tarocchi e karma di settembre e i link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok, partiamo da un re di bastoni, 4 di coppe, regina di spade,
mago, 10 di bastoni, la luna e un 5 di spade. Dunque, sì, le carte non sono esattamente quelle di due anime gemelle, mettiamola così. Partiamo da questo re di bastoni, regina di denari, e luna. La luna ce l'avete già qui. Andiamo a vedere anche il 4 di coppe. Re di bastoni e regina di coppe. Dunque ragazzi, il tema secondo me qui è il non attaccamento. Io ho come la sensazione che potrebbero esserci degli impedimenti nel vivere questa relazione, potrebbero essere paure. Andiamo a vedere la regina di spade. Guardate, ho l'idea che per qualcuno si tratti di compensare un rifiuto che si è avuto nella vita passata con questa persona. Allora, qui abbiamo un 6 di spade e la temperanza. Andiamo a vedere anche il mago. Allora, con questa persona, con questa anima, 10 di pentacoli, credo ci sia stato un rapporto di coppia e credo che sia così anche in questa vita. 10 di pentacoli, 6 di bastoni, re di coppe e re di spade. La sensazione è che ci sia, come vi dicevo, un rifiuto, non so da parte di chi, se dell'altra persona o vostra, e automaticamente un po' si rivive in questa vita. Secondo me il punto focale è che qui non si riesce a costruire qualcosa di concreto, come potrebbe essere una famiglia, piuttosto che andare a vivere insieme, piuttosto che essere, soprattutto se in questa vita è una storia clandestina, potrebbe essere il fatto che non si arriva mai ad ufficializzare la relazione. È un po' come rivivere questa cosa del passato, no? Non è un vero e proprio rifiuto, ma ti tengo lì parcheggiato o parcheggiata. Non è un vero e proprio rifiuto, ma non me la sento di andare al passo successivo. Cioè, per la serie, a me le cose vanno bene così. Però la regina di spade, ragazzi, è girata al contrario e c'è anche un 6 di spade e una temperanza. Io ho la sensazione che tanto pulita questa relazione non sia, perché la regina di spade al contrario col 6 di spade e la temperanza mi parlano di manipolazione. Quindi io ho l'idea che o si stia cercando in qualche modo di raggirare un ostacolo per ottenere quello che volete, o potrebbe essere vero l'inverso, cioè che stiano cercando di raggirarvi, di manipolarvi, di farvi fare quello che loro vogliono.
Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Quattro di spade e cavaliere di bastoni. È un po' come se dovesse uscire dal vostro guscio. 10 di bastoni è il non attaccamento, nel senso di lasciarsi indietro certe responsabilità, certe aspettative. Per responsabilità io intendo anche certi sensi di colpa, perché non è che, cioè, le relazioni si fanno sempre in due e la responsabilità è 50 e 50, a meno che proprio non combiniate dei danni. Però voglio dire, io qui ho come l'idea che vi dicano di lasciare da parte certe aspettative o certe illusioni. Vi ricordo che la luna è una carta che parla di proiezioni e di illusioni. Perché? Perché giustamente se qualcuno sta cercando di manipolarvi o se voi state cercando di manipolare qualcuno è perché c'è qualche idea non veritiera nella vostra testa. Devo dire che potreste sentirvi in un periodo un po' statico, un po' bloccato e avendo sia il cavaliere di bastoni che il mago, qui è un po' come se vi spronassero ad agire. Andiamo a vedere la luna. Cavaliere di spade, fante di spade, morte e appeso. Voglio andare a vedere anche il 5 di spade. Giudizio. 3 di coppe, ancora una per il 3. Imperatore, cavaliere di coppe e 6 di pentacoli. Io vi dico, questa relazione sì è predestinata a voi, nel senso che vi siete già conosciuti in una vita passata, avete già avuto qualche cosa in una vita passata e in questa vita, secondo me, il motivo per cui voi avete conosciuto questa persona o avete vissuto parte della vostra vita con questa persona è per potervi, come vi posso dire? Mi viene da dire risvegliare, perché vedo qua il giudizio, da quelli che sono i condizionamenti egoici. Cioè, è come se le vostre illusioni magari non sono proprio vostre, magari qualcuno tentando di manipolarvi vi ha fatto illudere, ok? Però sta di fatto che le illusioni ci sono, non importa chi le ha generate, però io ho la sensazione che dobbiate iniziare a staccarvi dagli altri, a staccarvi da quello che vogliono gli altri, a staccarvi da quello che vi dicono di fare gli altri, dalle illusioni, dai sogni, dalle promesse. E con questo 5 di spade non è importante capire chi ha ragione, ma tu avevi detto così, no? Guarda che io avevo detto, perché poi qui entra la manipolazione mentale, no? Nel senso che di solito i manipolatori fanno, io lo chiamo il coco wash, fanno lavaggio del cervello, fanno gaslighting dicendovi che non è così come vi ricordate, ma è andata diversamente. E qui rischiate di incastrarvi nel no, non è vero, è giusto, è sbagliato. E qui vi dicono no, ok, non importa cosa è giusto, cosa è sbagliato, bisogna cercare un punto comune, una regola comune. Io vi dico che questa persona vi aiuterà a rendervi conto di dove vi attaccate ai dettagli. Con la carta del giudizio si tratta di vedere il progetto, la situazione, la relazione da un punto di vista più ampio. Qui
ripeto, c'è aria di qualcuno che vi vuole illudere, mentre qui sento che probabilmente invece di aspettare che sia sempre l'altro a dare il benestare, a dire ok, iniziate a voi a organizzare quello che vi interessa fare. È un viaggio di coppia? Perfetto. Questa persona continua a rimandare, non so quando potrò, vediamo se mi danno le ferie, fissate voi la data. E poi preparatevi anche una persona di rimpiazzo nel caso la prima non possa magari per motivi di lavoro o insomma pagate l'assicurazione per cambiare la prenotazione, insomma, non si sa mai nella vita. Meglio prendere precauzioni. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, vediamo che cos'altro hanno da dirvi. Sinceramente non vedo cuoricini, Potrebbe essere un capo in questa vita, questa, beh sì, potrebbe anche essere, mi dicono uno psicologo, potrebbe essere un genitore anche, Però in una vita passata sì, siete stati coppia romantica intendo. Girare in tondo, carta numero 25 e infatti qui arriviamo, perché è come devo togliermi questa responsabilità, questo peso di dover sempre aspettare gli altri per muovermi. Qui si tratta di, guardate, avete anche il cavaliere di spade è quello che va deciso, va avanti per la sua vita e avete anche l'appeso al contrario, che è una carta di sblocco, è un po' come se vi dicessero di andare avanti per i vostri sogni senza star lì a aspettare sempre che qualcuno vi dia il benestare. Soprattutto perché non sento che questa persona possa essere in sintonia effettivamente con voi. Cioè è come se vi dovesse insegnare in questa vita a non dipendere dagli altri, a livello di decisione, a livello di iniziare qualcosa. Non lo so, state per caso cercando di iniziare un nuovo progetto e magari siete sempre lì che dite aspetto che mi dica il commercialista, aspetto che, non lo so, di trovare i clienti, aspetto di trovare il posto giusto, aspetto un po' come questa sensazione. Però fatemi sapere come vi vibra, come vi risuona. Andiamo a vedere ancora, anzi prima della fatina, andiamo a vedere una potenziale lato d'ombra su cui potreste lavorare, confronto e incapacità. Vi sentite incapaci? Qualcuno fa dei confronti e voi vi sentite incapaci di iniziare le cose da soli? Ragazzi, nessuno è nato imparato. Nessuno ha iniziato qualche cosa senza prima informarsi, studiare, fare pratica. Quindi se non vi sentite capaci di fare qualcosa è perché semplicemente vi manca la cultura, vi manca la nozione, vi manca la pratica. Quindi quello si ovvia iniziando a lavorare. E poi il confronto, tra l'altro mi fa venire in mente una carta di Osho, questo confronto, che mi pare sia il 5 di bastoni, adesso non ho il mazzo qua vicino, che rappresenta un albero con una canna di bambù. Ed è come se dicesse, è vero, sono due vegetali, tutti e due, sia l'albero che la canna di bambù, ma sono completamente diverse, hanno un colore diverso, un diametro diverso, una consistenza diversa, una flessibilità diversa. È come se vi dicessero, è inutile fare il confronto perché ognuno ha un'impronta d'anima completamente diversa e quindi ognuno ha il proprio destino, il proprio cammino di vita. Non è io sono più bello, io sono più brutto, è giusto o sbagliato, come questo 5 scusatemi, di spade, ma vi dice guardate la cosa da un punto di vista più ampio. Va bene, io magari non sono capace a fare quello, sei capace tu, vuol dire che mi darai una mano. Se tu non sei capace a fare quello e io sì, magari lo farò io, magari ti darò una mano. Cioè il punto è trovare un punto comune di incontro, più che una lotta su chi è più bravo, su chi deve prendere le decisioni, sul non mi muovo. I soci al 50% hanno come vi posso dire, un margine
dove possono agire da soli senza necessariamente dover consultare il socio. Si tratta di capire qual è questo margine. Bene, amici della seconda scelta, io spero di avervi dato, non so, qualche spunto di informazione, qualche spunto di riflessione in questo momento di vita. Fatemi sapere se e che cosa vi risuona. Io, niente, se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me per iniziare a elaborare il modo di pensare, il modo di creare la vostra realtà, quindi il lavorare sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Potete anche fare lo stesso lavoro per conto vostro nella sezione degli abbonati. I titoli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla per rendervi conto dei temi che vado via via trattando. Sono 4 playlist, sono da vedere in ordine di numero, ok? L'ultima, la 3A, è quella dove parlo un po' più nello specifico delle credenze limitanti, ma mi raccomando, guardate prima anche le altre due perché diciamo sono come un corso di formazione. Se non vedete le cose basilari, poi anche le cose diciamo un po' più avanzate fate fatica a capirle. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenute alle persone che hanno scelto il mazzo nero. Anche per voi andiamo a vedere se questa relazione è predestinata e per che cosa è predestinata. Come dico sempre ragazzi, le letture sono per un collettivo, se non risuona niente potete ascoltare una delle altre due letture. Nel caso voleste una consulenza personalizzata trovate la mia mail nella descrizione, sempre in descrizione c'è anche il link alla pagina web, il link al seminario di approfondimento Tarocchi e Karma e il link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere se la vostra relazione è predestinata e per che cosa lo è. Ragazzi, 7 di spade, 3 di spade, fante di coppe e 6 di spade, fante di bastoni, 9 di spade, regina di coppe, appeso e eremita. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta e poi vi racconto un po' quello che vedo. Partiamo da questo 7 di spade, ragazzi. 3 di pentacoli. 4 di bastoni. Sogghigno perché a me è già arrivata proprio un'immagine con tanto di parole e le carte mi hanno confermato. Andiamo a vedere il 3 di spade. Appeso e amanti. Allora, io credo che ci sia stato in una vita passata qualche tema legato all'abbandono. Io ho come la sensazione che uno dei due possa aver abbandonato l'altro, possa aver tradito l'altro o l'altra anima, mettiamola così. Non credo fosse tanto un tradimento romantico, ma più una questione sull'aver tradito la fiducia, aver detto qualche cosa che non era reale, più a fini economici, io credo. Andiamo a vedere il fante di coppe. 9 di bastoni, 10 di pentacoli. Andiamo a vedere il 6 di spade. Carro e asso di bastoni.
Allora, io sento che è come se non fosse andato in porto un progetto che avevate. Per quello che dico la questione economica. Come se ci fossero state delle perdite potrebbero essere economiche, qualcuno poteva essere in una situazione di gioco ed essersi giocato la casa per la famiglia. O comunque potrebbero esserci state delle situazioni un po' particolari che letteralmente vi hanno fatto finire sulla strada. Potevate essere, secondo me, amanti nel senso che era una relazione romantica, anche sposati, cioè nel senso non era genitori figli, non era, era proprio come una relazione di coppia, secondo me. E qui c'è un tema con la casa e secondo me si ripercuote anche in questa vita, come se fosse ehm, diciamo così, un tema il dove andare a vivere, magari come zona proprio, quando andare a vivere, che tipo di casa prendere, che tipo di contratto fare, cioè non lo so, io ho come la sensazione che potrebbe esserci un qualche cosa di simile in questa vita, quindi magari parlare di spostarsi, parlare di andare a convivere, parlare di comprare una casa o ristrutturare casa, però ho come la sensazione che si faccia fatica per temi economici. Oppure c'è come un tema economico in mezzo. Andiamo avanti, andiamo a vedere il fante di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade e un 5 di spade. Andiamo a vedere anche il 9 di spade. Luna e cavaliere di bastoni. Ragazzi, qua il punto è spostarvi. Avete tanti di quei cavalli. Avete due cavalli qui, un cavallo qui, poi dobbiamo ancora finire. Però quello che mi colpisce anche questa eremita alla fine della lettura, che è un po' il viaggiatore solitario. Secondo me dovete iniziare a guardare un po' di più voi, il vostro interesse, è come se doveste sviluppare un sano egoismo e anche una sana determinazione. Io ho come la sensazione che vi blocchi la paura di non farcela da soli, la paura di non riuscire in qualche cosa da soli. Io credo che sia per quello che vi appoggiate così tanto all'altra persona o che vi aspettate magari un appoggio da parte dell'altra persona. Andiamo a vedere la regina di coppe. Abbiamo la forza e un imperatore. Sì, ma qui ragazzi, secondo me, questo incontro, questa persona alla quale state pensando, non so se sia un incontro, magari un genitore, in questa vita potrebbe essere un figlio, potrebbe essere un genitore, sì, lo sento più su questa via, però non è escluso che possa anche essere un partner. L'amico non lo vedo, amico, amica non la vedo tanto, però applicate la lettura alla vostra realtà. Datemi ancora una carta per l'appeso e una carta per l'eremita, di nuovo il fante di coppe. Sì, 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 sì. Sì, qui ragazzi questa situazione vi deve aiutare ad imparare ad agire per conto vostro. Avete l'eremita, avete l'asso di bastoni che è l'azione fatta con intenzione, quindi ho proprio la sensazione che se in una vita passata, a causa di qualcun altro, avete tribulato, magari siete rimasti senza casa, magari siete rimasti senza la sicurezza, sprotetti, mettiamola così, sento che in questa vita
questa relazione arriva per farvi imparare a creare la vostra stabilità da soli, ok? Avete l'eremita alla fine della lettura, quindi vi dico, nonostante le paure, nonostante le preoccupazioni, nonostante quello che è successo in una vita passata, nonostante le barriere e le credenze limitanti che vi autoimponete, avete un 6 di spade, avete tutte le conoscenze, le doti, l'esperienza e la possibilità, insomma, di farcela da soli. L'eremita è il vecchio saggio, è colui che già sa per dove deve andare, che strumenti utilizzare per cercare la propria verità. Qua non si tratta più di fare quello che gli altri dicono perché voi non siete abbastanza forti per farlo da soli, per fare qualche cosa da soli, ma si tratta proprio di trovare la vostra forza per creare la vostra stabilità. Forza qui sta per forza morale e mi richiama un po' questa energia materna della regina di coppe, quindi il sostenerci, non ti preoccupare, stai facendo del tuo meglio, cioè l'essere quella parte materna per noi che ci sostiene, però anche essere il padre, quello che ci dà le regole, quello che ci dà l'ordine, quello che ci dà la costanza, la forza di volontà di fare le cose, la struttura proprio. E secondo me c'è un tema con la casa, anzi fatemelo sapere se vi risuona. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cos'altro vi vogliono dire. Carta numero 17, le parche. È come se fosse una carta di forte sincronicità. Nei tarocchi la carta numero 17 è la stella e anche qua ci sono le stelle. È un po' come se vi dicessero di chiedere alle stelle, di desiderare, di sperare. È una carta come di grande fortuna e che vi preannuncia che quello che voi state cercando, la vostra verità, sta per arrivare. Andiamo a vedere un potenziale lato d'ombra sul quale potreste lavorare. Inerzia. Probabilmente state andando avanti per inerzia e avete bisogno di iniziare qualche cosa di nuovo, iniziare la vostra strada. L'inerzia è qualcuno che va avanti in modo automatico. In realtà la forza di inerzia è quando io do la spinta a qualche cosa e questo continua, per esempio, a girare su se stesso a causa della prima spinta. Si continua ad andare avanti, sì, a causa della prima spinta, della spinta originale, diciamo così. Andiamo a vedere ancora una fatina. Centratura, che tra l'altro è una posizione di Reiki, la centratura, almeno io ho fatto il Reiki di Usui, quindi però è interessante perché anche quando ero alla scuola di Shatsu, la centratura è quel momento di raccoglimento che si prende prima di iniziare a trattare un'altra persona, no? E le mie maestre, le mie insegnanti mi dicevano che un altro modo di essere centrati, di ritrovare come l'assetto, era di sorridere. Nel momento in cui si sorride, è come se il corpo, quello energetico e quello fisico, si mettesse in una predisposizione, in una vibrazione diversa. Centratevi su voi stessi, come vi dicevo prima, cercate di diventare un po' egoisti. Voi fatevi sempre una domanda. Io ci sono, ma se le persone o la persona vicino a me tra un anno non ci sarà più, io vorrò ancora quella cosa lì. Cos'è che veramente è la mia verità? Che cosa voglio io per me? Quali sono i progetti che voglio realizzare? Qual è la strada che voglio percorrere? Amici del terzo gruppo, spero di insomma avervi dato spunti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video perché a me fate un grosso regalo
E se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione che vi spiega come lavorare sulle credenze limitanti. Lo stesso lavoro lo potete fare anche attraverso la sezione degli abbonati. Sono 4 playlist in ordine di numero e andrebbero viste così, però vi dico che in una di queste playlist c'è tutto il tema delle credenze limitanti, sviscerato settore per settore. Quindi amore, lavoro, soldi, salute e via dicendo. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Bene, se non vedete il tasto abbonati è perché avete un iPhone, quindi o accedete da un altro telefonino o dal computer. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!